Before starting, please select your preferred subtitle because the video will continue in Italian, my language. Antes de comenzar, selecciona el idioma en el que deseas tus subtítulos porque el video continuará en italiano. Salve Slow Smokers, dopo qualche mese torniamo a registrare un video e questa fumata, questa degustazione sarà dedicata al terzo dei 3 sigari di Romeo e Giulietta, linea de oro, ovvero l'Hidalgos. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Bene, quante cose sono successe, quante cose sono cambiate in questi ultimi 2 o 3 mesi. Il nostro ultimo video è stato pubblicato a marzo e da allora ad oggi sono successe molte cose. Ad esempio, c'è stata la presentazione ufficiale in Italia proprio della linea de oro che si è tenuta a maggio e nel quale abbiamo avuto il piacere di esserci io e Giulio, quindi ringraziamo Diadema per questa opportunità. Si è tenuta a Manerba del Garda, è stata una splendida serata in un Habanos Terrace, in un ristorante certificato da Habanos, quindi questa catena di ristoranti che rispondono a determinati requisiti, compreso quello di poter servire sigari, e quindi è stata l'opportunità per provare ufficialmente il sigaro appunto nel lancio italiano. Subito dopo abbiamo avuto la possibilità, ho avuto la possibilità di partecipare al lancio della nuova edizione limitata di Cohiba per il 55esimo anniversario, il Victoria di Cohiba, di cui vi parlerò in un prossimo video, ma soprattutto la notizia che è sulla bocca di tutti da più o meno da aprile, quella dell'aumento dei prezzi. E uno dei prodotti interessati da questo considerevole aumento è proprio la linea de oro. Vedremo, pian piano lo scopriremo nei prossimi video, che i sigari che sono stati interessati da questo aumento da parte di Habanos sono stati tutti sigari Cohiba, tutti sigari Trinidad e specificamente la linea de oro di Romeo e Giulietta. Il sigaro che andiamo a fumare questa sera, che andrò a fumare questa sera, è appunto l'Hidalgos, la cui vitola de galera, se Hidalgos, quindi la vitola de galera e la vitola de salida corrispondono, e le cui misure sono 57 di diametro per 125 di largo, ovvero la sua lunghezza. Questo fa di questo sigaro, queste misure fanno di questo sigaro il sigaro più largo come diametro dei 3 sigari presentati, ma anche il più corto, visto che i suoi fratelli misurano rispettivamente 135 e 145, ma ne abbiamo già parlato nei video precedenti. Cosa c'è da dire? Prima di fare la vera e propria degustazione, il taglio, l'accensione, eccetera, vorrei parlare appunto del prezzo che riguarda questo sigaro. Quando ci siamo sentiti durante i primi video, era ancora in vigore il listino di gennaio di Diadema e questo sigaro, l'Hidalgos appunto, aveva un costo di 17 euro a sigaro. Questo lo rendeva il sigaro a metà strada tra i 3 presentati della linea di Habanos, quindi non era il più caro era il Damas.
Ora con il nuovo aumento dei prezzi questo sigaro è salito a 54 euro, facendolo diventare subito il sigaro più caro dei 3 sigari presentati. I prezzi del Nobles appunto sono saliti a 48 euro e i prezzi del Damas a 51, quindi 48, 51 e 54 euro. Quindi questo sigaro che andrò a fumare ha un valore considerevole, visto l'aumento. Non c'è stata ancora la possibilità di acquistarli in Italia perché Diademas ne ha una quantità non sufficiente a fare una distribuzione adeguata e quindi aspetterà di averne una quantità giusta. Il problema sarà acquistarli perché il prezzo adesso è diventato sensibilmente più importante. Ad esempio, un cabinet di Hidalgos costerà 1060 euro, quindi una cifra molto più alta comparata al prezzo precedente del cabinet che sarebbe stato 340 euro, quindi un prezzo quasi triplicato, anzi più che triplicato. Ma come vedrete anche nei nostri prossimi video, questo è un problema non problema, nel senso che comunque i sigari interessati da questo aumento sono tutti sigari di difficile reperibilità e che, guarda caso, non sono neanche i più fumati tra gli estimatori italiani. Quindi l'aumento dei prezzi va appunto a intaccare 2 marche prestigiose, Cohiba e Trinidad, e questa linea, ma di fatto il fatto che un BI sia aumentato a dismisura, non essendocene, questo poco dovrebbe importarci. Rimangono tutte le altre marche del vitolario cubano, Partagas, Hoyo de Monterrey, Ace Upmann, El Rey del Mundo, eccetera, Bolivar, Partagas. Ce n'è veramente un'infinità e quindi Habanos ci permette di fumare ancora alla grandissima spendendo una cifra ancora contenuta. Detto questo, inizierei appunto con la descrizione a crudo del sigaro. Sfrutto ancora la luce solare, quindi come vedete ci sono dei tagli di luce strana, ma perché c'è ancora la luce in queste calde serate di luglio. Quindi sfruttiamo questa luce per fare un'analisi un po' più accurata. La capa di questo sigaro un po' mi ricorda quella dei suoi fratelli, del Dianas e del Nobles. La capa è di un colorado claro con riflessi dorati. Anche questo sigaro è caratterizzato dalla seconda aniglia sul piede, che ne garantisce l'integrità e una migliore conservazione. Il riempimento è ben proporzionato, il sigaro è bello panciuto, bello pieno, non ci sono nodi, non ci sono avvallamenti, il sigaro sembra al suo stato dell'arte, un ottimo esemplare, un'ottima costruzione. I profumi a crudo. Beh, si sente l'aroma del buon tabacco, il profumo di fieno, quindi aromi erbacei, di fieno e di miele anche, che sono degli aromi che mi ricordano un po' quelli a crudo dei precedenti sigari di questa linea che ho fumato. Vedremo cosa ci aspetta però la degustazione vera e propria, quindi procedo al taglio e all'accensione. Bene, procedo ora al taglio. Per farlo utilizzerò una taglierina, una forbice di questo tipo, quelle tipo Xicar, questo è un modello leggermente più grande, che mi dovrebbe consentire un taglio più agevole di un diametro così grande, 57. Come sempre consiglio di inumidire la testa del sigaro e il taglio dovrà servire solo a rimuovere la parte superiore. Perfetto, facciamo una prova di tiraggio. Direi impeccabile. Intanto gli aromi a crudo sono gli stessi che ho già riscontrato nei sigari di questa linea, quindi per ora mi sembra di capire che questo sigaro cambi sostanzialmente di formato, di lunghezza, di quantità di fumo, evidentemente viste le lunghezze e i diametri diversi,
ma che la ricetta di questo sigaro sia sostanzialmente la stessa. Vediamo se è vero fumandolo. Benissimo, procedo all'accensione. Rimuovo anche in questo caso ovviamente l'aniglia che protegge il piede ed effettuerò un'accensione classica con fiammifero. Ricordatevi, l'accensione classica, quella fatta dagli Habano Sommelier, richiede l'inclinazione del sigaro a 45 gradi, la fiamma deve lambire ma non toccare particolarmente il sigaro, che dovrà quindi avere una tostatura regolare, e dovrà accendersi come sempre l'anello esterno del sigaro. Ci possiamo aiutare con questo movimento per far passare più velocemente aria. Se abbiamo fatto correttamente l'accensione, l'anello esterno dovrà essere acceso. Facciamo subito una prova. Direi accensione perfetta. Il primo puff è molto intenso, devo dire la verità, me lo ricordo diverso dai sigari precedenti. Adesso ovviamente aspetto che tutto il braciere sia uniformemente acceso e darò una valutazione sulle primissime impressioni. Il sigaro procede a grande velocità, quindi sembra che mi riserverà una fumata irruenta, non eccessivamente lunga. Io presumo che un sigaro di questa lunghezza debba durarmi al massimo un'oretta. Bene, prima di darvi le mie impressioni, ho deciso di abbinare questo sigaro con un prosecco che io ritengo tra i più riusciti in Italia, cioè quello di Valdobbiadene. È un prosecco che ha un'acidità particolare, non eccessiva, e anche una dolcezza e delle note fruttate tutte particolari che io adoro particolarmente, soprattutto in giornate così calde. Abbinare una bevanda così fresca e piacevole. Quindi salute a tutti. Bene, direi che il vino è azzeccatissimo, almeno per i miei gusti. L'acidità e anche questa nota agrumata che ripulisce molto la bocca dà un senso di freschezza che fa un po' da contraltare al fumo, che per quanto io cerchi di non far arrivare troppo caldo, ha comunque una temperatura anche percepita e quindi una sorta di textura anche in bocca tutta interessante, che ben si sposa con questo vino. Per quanto riguarda le prime note di questo sigaro, sento una piccata nota di legno, di un legno giovane. Il sigaro è stato conservato a un'umidità relativa intorno a 60%, leggermente più bassa perché le temperature sono aumentate, quindi ho cercato di riportarlo a uno stato di grazia che lo rendesse più fumabile, più fruibile. Questa nota legnosa ben si accompagna anche con gli aromi di frutta secca. Devo dire che la fumata retronasale consente di percepire aromi diversi. Ovviamente il registro aromatico è molto simile a quello del Dianas e del Nobles, ma non mi aspettavo sorprese particolari. Quello che c'è da dire, io non sono come molti fumatori un po' più âgés, non sono un amante, un estimatore di calibri così larghi, però
è un sigaro che si fuma bene, il fumo che arriva in bocca è molto, c'è una quantità elevata di fumo, questo consente di poterlo assaporare meglio. Bene, che dire, il sigaro nel primo terzo ha questa nota molto caratteristica, devo dire che lo percepisco più forte rispetto ai suoi fratelli della stessa linea. È un sigaro che mi sta regalando delle emozioni, che ben si sposa con questo vino e l'acidità di questo vino, creano un complesso aromatico al palato e al naso molto piacevoli. Infatti potrebbe essere tranquillamente un abbinamento di questo prosecco di Valdobbiadene con questo sigaro della linea d'Oro, un importante abbinamento. Si tratta comunque di un vino, un'eccellenza tutta italiana, con un sigaro cubano ormai diventato prestigiosissimo, ricercatissimo e di difficile reperimento. Secondo terzo avviato già da un po' di tempo e devo dire che il sigaro si sta evolvendo moltissimo. Ora non vorrei essere influenzato da fattori esterni, ma la gamma aromatica rispetto ai 2 esemplari che ho fumato prima mi sembra più vasta. Già dal secondo terzo si sono affacciati degli aromi che non erano presenti all'inizio del sigaro. La forza è aumentata ancora un po'. Rispetto agli altri che partivano da medio e finivano forte, questo è partito già con una forza maggiore, si va irrobustendo, si è sentita chiaramente una nota di caffè nel fumo retronasale, nella fumata retronasale, ma anche una nota stallatica che non mi sarei aspettato da questo sigaro. Confermo, devo dire la verità, forse non me lo aspettavo da questo sigaro, ma solo per il diametro più generoso degli altri, ma attualmente è il mio preferito, cioè questo Hidalgos si sta rivelando il più complesso. Quindi, ripeto, gli aromi di legno iniziali, dove si affaccia poi la frutta secca, dove si affaccia poi la nota di caffè nella fumata retronasale, ma anche quella rimane la dolcezza ad esempio del miele, ma anche una nota stallatica, è un complesso aromatico eccezionale. Finirò il mio prosecco con il quale questo sigaro va a nozze, come si dice, e vediamo come si concluderà. Ed eccoci qui per le conclusioni, per le note finali per questo manufatto. Confermo quanto detto fino adesso, la ricchezza aromatica si arricchisce e si completa lungo la fumata, quindi dopo il primo terzo, il secondo terzo ancora più ricco, il terzo terzo e diventa proprio un'esplosione, la forza diventa decisa, quindi un bel sigaro anche da fumare dopo un bel pasto, quindi molto piacevole, il fumo è corposo, quasi masticabile, la persistenza è lunga, quindi ripeto, tutto quello che si può desiderare da un sigaro di questo tipo e soprattutto di questo costo, di questa importanza. Consigliatissimo, eccezionale, come dissi già nel precedente video dedicato alla linea d'Oro, queste sono scatole da avere, bisognerebbe averne uno per tipo da tenere lì, acquisiranno valore ma anche una maggiore ricchezza aromatica. Non vi tedio ulteriormente, avrete capito che la mia valutazione è assolutamente positiva, anche alla luce del nuovo costo. Il sigaro mi sembra molto adeguato, il rapporto qualità-prezzo rimane interessante, non è alla portata forse di tutti, non è una fumata da tutti i giorni, magari non comprate in una scatola se riuscite a trovare qualche esemplare o comprarla insieme a degli amici e dividerla, ma assolutamente da provare questo Hidalgo. Confermo l'abbinamento fatto con questo prosecco di Valdobbiadene, ma anche un altro prosecco sarebbe andato bene, magari con note fruttate meno presenti, magari una mineralità maggiore. Diciamo che un vino fresco si controbatte
molto bene e si sposa bene comunque con il carico del fumo, questi aromi e questi sapori che si possono sentire. Il sapore prevalente è quello salato, c'è una leggerissima nota dolce soprattutto all'inizio che va via via scomparendo lasciando posto appunto a questo sapore salato. Che dire, non mi rimane altro che invitarvi a mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, sottoscrivere il nostro canale e selezionare la campanellina che vi notifica l'uscita di nuovi video. A presto per un'altra splendida fumata insieme, magari con Giulio, che in questo momento è a Matelica e che proverà in anteprima il Noellas, la nuova edizione regionale di Ramon Allones, che verrà presentata da Diadema appunto all'Encuentro Amigos de Partagas. Buone fumate a tutti!